Un saluto a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo è il cappello che realizzerò in questo video tutorial. Si può indossare in vari modi. Una buona visione e buon lavoro. Un saluto a tutti. Per il progetto che sto per realizzare userò la raffia della Mondial. Non so ancora se userò tutti e tre i colori, forse sì, forse no, che sono il blu, il panna e il verde pistacchio. Mi servirà anche un uncinetto numero 4 e un marcapunti. Buona visione. Con la raffia di colore blu facciamo un anello magico in questo modo. Inseriamo l'uncinetto in questo cerchio, agganciamo il filo e chiudiamo con il filo di lavorazione. Generalmente le mie corone sono sempre formate da 10 maglie basse, ma la raffia è un pochino rigida, quindi onde evitare che poi tirando il filo corto rimanga un forellino troppo largo, ho deciso di fare prima 5 maglie basse e poi le raddoppio. E allora, una, due, tre, 4 e 5. Tiriamo il filo corto per stringere e in ognuna di queste 5 maglie basse dobbiamo fare un aumento. Cominciamo con la prima. Una e la segniamo con il marcapunti. E 2. Questo è il primo aumento. Il secondo aumento. Contiamo insieme 3 e 4. 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. Vedete? Il forellino non è eccessivamente largo. Questa corona sarà diversa dal mio solito modo di fare le corone. Non l'ho inventata io, c'è su YouTube, mi è piaciuta e la voglio fare in questo modo, trattandosi di un filato come la raffia. Allora, queste 10 maglie basse le dobbiamo raddoppiare. Quindi, ancora una volta, in ognuna di esse faremo un aumento. Quindi, una,
e la segniamo, e 2, 3, e 4, 19 e 20. Quindi abbiamo fatto 5 maglie basse, 10 maglie basse, 20 maglie basse. Adesso dobbiamo fare un giro senza aumenti, quindi lavoriamo una maglia bassa in ognuna delle 20 maglie basse. Una, e la segniamo, e io continuo fino a completarle tutte e 20. Ho terminato questo giro senza aumenti. Chiedo scusa, mi sono resa conto di essere stata tutto il tempo fuori inquadratura o quasi, quindi faccio un piccolo riepilogo. All'interno dell'anello magico ho lavorato 5 maglie basse, poi le ho raddoppiate, quindi sono diventate 10, le ho ancora raddoppiate, sono diventate 20 e poi ho fatto un primo giro senza aumenti e sono ancora 20. Questa corona verrà lavorata un giro con aumenti e un giro senza. Quindi adesso devo fare il giro con aumenti. Io inizio sempre con l'aumento, ma non fa è una questione di abitudine, è la stessa cosa iniziare con la maglia singola, perché poi se iniziamo con la maglia singola termineremo con l'aumento. Se si inizia con l'aumento terminiamo con la maglia singola. Quindi per me è una questione di abitudine, io inizio sempre con l'aumento. E quindi faccio 2 maglie basse nella stessa maglia di base, una e una 2. Mettiamo il marcapunti nella prima delle 2. Adesso in questo giro faremo un aumento e una maglia bassa per tutto il giro. Quindi il primo aumento l'ho fatto, una maglia bassa, adesso un aumento, una e una 2 e una maglia bassa. Continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Ho completato questo giro con aumenti. Ogni volta che facciamo un giro con aumenti aggiungiamo 10 maglie in più, quindi sono tutte multipli di 10. Adesso dobbiamo fare il giro senza aumenti, quindi le maglie rimarranno sempre 30. Faccio il primo punto, ma poi continuo da sola perché dobbiamo lavorare una maglia bassa in ognuna delle 30 maglie basse sottostanti, quindi non faremo aumenti. Completato questo giro senza aumenti, ne iniziamo uno con aumenti. Facciamo il primo aumento, la prima maglia e la segniamo, e la seconda maglia.
Adesso le maglie singole tra un aumento e l'altro saranno 2. Ogni volta che faremo i giri con gli aumenti, le maglie basse tra un aumento e l'altro aumentano di una unità. Quindi ho fatto un aumento e 2 maglie basse singole. Un aumento, una e una 2 e 2 maglie basse singole. Continuo fino a terminare il giro e poi farò un altro giro senza aumenti. Ho terminato anche questo giro senza aumenti. Ne iniziamo un altro con aumenti e quindi facciamo 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Una e 2. Mettiamo il marcapunti nella prima delle 2. Adesso le maglie basse singole tra un aumento e l'altro sono 3. Una, 2 e 3. Questa sequenza di un aumento e 3 maglie basse singole andrà ripetuta per tutto il giro. Dopo seguirà un giro senza aumenti. Io adesso però continuo da sola perché la lavorazione è ripetitiva. Dopo aver finito questo giro e aver fatto quello seguente senza aumenti, quando devo ricominciare il giro con aumenti, farò un aumento e 4 maglie basse singole, perché abbiamo detto che le maglie basse singole tra un aumento e l'altro crescono di una unità ogni volta che facciamo i giri con aumenti. Quindi se qui sono 3, poi saranno 4, 5, 6, 7, insomma fino a quando arriverò all'ampiezza desiderata e quindi avrò terminato la lavorazione della corona. Non vi dimenticate che fra un giro di aumenti e l'altro c'è comunque un giro senza aumenti. Ero arrivata a terminare la corona di questo cappello, seguendo la regola matematica che ci dice come ottenere la misura del diametro partendo dalla circonferenza della nostra testa. Io faccio sempre dei cappelli che misurano 55 o 56 centimetri di circonferenza. Nel primo caso, diviso 3,14, che è il pi greco, otteniamo un diametro di 17,51. Nel secondo caso di 17,83. I decimali non contano, quindi il diametro è di 17 centimetri. Ma questa regola vale per i cappelli e quindi per le corone delle cloche lavorate con la lana o con il cotone. Per la raffia invece mi sono resa conto che il discorso è diverso, perché noi abbiamo una rigidità con la raffia che non c'è nella lana e nel cotone. Quando facciamo le corone con tutti i tipi di filati tranne appunto la raffia, vediamo se trovo una matita e faccio un disegno. Allora, questa striscia nera rappresenta il metro
che ci serve per prendere la misura della circonferenza della nostra testa. Il modo corretto è un pochino sopra l'orecchio, un pochino sopra le sopracciglia, qui nella fronte, ma per quanto riguarda la corona, noi non abbiamo la stessa circonferenza, qui sopra è più piccola, quindi la corona che viene fatta qua sopra, ripeto, con i filati di lana e di cotone, eh, non è un problema rispettare questa regola, perché quando comunque poi ci fermiamo dal fare i giri con aumenti e iniziamo la fascia, la lavorazione scende in maniera armoniosa. Non è il caso della raffia. Anzi, io con questa, lavorazione particolare dove ho alternato dei giri con aumenti ad altri senza, cioè un giro con aumenti e uno senza, ho ottenuto una forma un poco già tondeggiante, cosa che non si ha quando si fa il metodo classico, le 6 maglie basse che poi raddoppiano e poi giro per giro si fanno gli aumenti. Otteniamo alla fine, io parlo con la raffia, un disco quasi completamente, quasi dico piatto. Se noi, io avevo già fatto, come ho detto prima, una corona con 17 centimetri di diametro, ma se guardate bene, i fori allargati lo fanno capire, io ho disfatto 2 giri, l'ho resa un po' più piccola. E perché? Perché se l'avessi fatta un po' più grande ottenevamo questo effetto. Io non so disegnare, vediamo se riesco a farlo. Vista la rigidità avremmo ottenuto qualcosa del genere. Si creava un vuoto brutto da vedere sia visivamente dall'esterno ma anche quando si indossa il cappello. Questo vuoto veramente dà fastidio. E allora, per continuare a fare una corona che poi scende in maniera armoniosa, devo fare ancora dei giri, un paio di giri con gli aumenti. Li ho strutturati in un certo modo che adesso vi farò vedere perché ho fatto delle spiegazioni scritte. Intanto contiamo questi giri perché poi io ve li faccio vedere per iscritto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Prima di farvi vedere però la- le spiegazioni scritte, misuriamo quanto, cioè prendiamo la misura di questa tesa parziale. Io mi aiuto con questa semisfera di polistirolo e con uno spillo per tenerla ferma. Poi prendo il metro e prendo la misura del diametro. Siamo intorno ai 15 cm circa, qualcosina in meno, ma insomma intorno ai 15 cm, quindi 2 cm in meno rispetto al diametro previsto per una circonferenza di 55-56 cm. Ovviamente io adesso non proseguo in maniera tradizionale facendo tutte maglie, tutti i giri senza aumenti, perché sennò otteniamo un cappello più piccolo, perché 15 cm di diametro servono per un cappello che ha una circonferenza massimo di 51 cm. Non è il nostro caso. Possiamo prendere la misura senza utilizzare questa semisfera anche in questo modo, prendendo però la misura del raggio, che in ogni caso è la metà del diametro, partendo dal centro dell'anello magico
abbiamo 7 centimetri e mezzo, che per 2 fa 15. Prendo le descrizioni scritte, la descrizione scritta che ho fatto. I primi 12 giri sono quelli che ho lavorato fino adesso. Poi ne aggiungerò altri 1, 2, 3, 4 e 5 per terminare la lavorazione della corona. Velocemente leggo cosa abbiamo fatto fino adesso. Il primo giro l'anello magico 5 maglie basse. Nel secondo giro le abbiamo raddoppiate, io qui ho scritto i dettagli, ma per fare più veloce lo dico un po' abbreviato. Abbiamo raddoppiato le 5 maglie e quindi sono diventate 10. Nel terzo giro ancora abbiamo raddoppiato le maglie, sono diventate 20. Il quarto giro l'abbiamo lavorato senza aumenti, quindi sempre 20 maglie basse. Il quinto giro un aumento più una maglia bassa per tutto il giro, 30 maglie basse. Questo giro è senza aumenti, quindi sono sempre 30 maglie basse. Il giro con aumenti, il settimo, un aumento e 2 maglie basse per tutto il giro, 40 maglie basse. Il giro seguente è senza aumenti, 40 maglie basse. Il nono giro un aumento, 3 maglie basse per tutto il giro, 50 maglie basse. Poi un giro senza aumenti, sempre 50 maglie basse. L'11° giro un aumento più 4 maglie basse per tutto il giro, 60 maglie basse. Il 12° giro è l'ultimo di questa lavorazione parziale. È stato lavorato senza aumenti, quindi sono sempre 60 maglie basse. Ora io dovrò fare il 13° giro sempre senza aumenti, quindi di fatto sono 2, ne aggiungerò un altro e sono sempre 60 maglie basse. Poi il 14° giro un aumento più 5 maglie basse per tutto il giro, 70 maglie basse, 2 giri senza aumenti, sempre 70 maglie basse. L'ultimo giro di questa corona sarà lavorato con un aumento più 6 maglie basse per tutto il giro e avremo un totale di 80 maglie basse. Qui finirà la lavorazione di questa corona. Poi dovrò fare la lavorazione della fascia, ma quello lo vedremo più avanti. Ho lavorato i 5 giri che vi ho fatto vedere nelle spiegazioni scritte. Questo è il 17° giro, quello con gli aumenti. Ho un totale di 80 maglie basse. Erroneamente ho chiamato questa parte di lavorazione come se fosse tutta corona, ma di fatto, se la guardiamo attentamente, vedete, scende in maniera armoniosa e questa parte la possiamo considerare fascia. La tesa vi ricordate, scusate la tesa, la corona vi ricordate, l'abbiamo misurata in 15 centimetri, ma ovviamente io dovevo fare dei giri con aumenti ancora per arrivare ad avere un diametro di 17 centimetri, perché è quello che poi sviluppa la circonferenza di 55-56 centimetri. Adesso lo misuriamo insieme, questo diametro. Giriamo il lavoro, prendiamo il metro e vediamo che abbiamo un diametro di 17 centimetri. Questo vuol dire che io mi devo fermare a 80 maglie, non devo fare più giri con aumenti. Adesso io proseguo ad allungare ancora un po' la fascia, non so ancora quanti giri farò, intanto sicuramente 5 sì, e poi decido, a secondo il tipo di cappello che voglio fare, perché vorrei fare una cloche corta, quindi una cloche con una mezza fascia,
per fare un cappello con la tesa a campana. Ma non sono ancora sicura, perché normalmente la lunghezza di una cloche che poi prosegue con la tesa ha la stessa misura del diametro, partendo dal centro dell'anello magico, scendendo verso la mezza corona più la fascia, perché i cappelli con la tesa non devono essere troppo lunghi come le cloche, cioè non deve avere una lunghezza eccessiva, altrimenti ehm, va a coprire troppo gli occhi, perché i primi giri della tesa non la svasano immediatamente. Quindi deciderò e vi farò sapere. Ho terminato di lavorare questa cloche, che di fatto però è una cloche più corta, nel senso che proprio più corta la fascia, perché ho deciso di fare una tesa a campana. Se vi ricordate, vediamo se riesco a individuarlo, abbiamo fatto il 17° giro con gli aumenti, vediamo se riesco a vederli, sì, qua c'è l'aumento, e dopo questo giro abbiamo 80 maglie, sono rimaste 80 anche in questi giri perché non ci sono aumenti, e questi giri sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso dobbiamo iniziare la tesa e fare anche il cambio di colore. Togliamo il marcapunti. Quando si lavora a spirale, lo sappiamo, poi si forma questo scalino che è antistetico a vedersi, soprattutto quando c'è il cambio colore. E allora io cerco di camuffarlo in questo modo. Sfilo l'uncinetto, filo del lavoro, mettiamolo dietro, entro sotto l'asola dove c'era il marcapunti ma da dietro, guardate bene qui, questo scorre, quindi entriamo, agganciamo il filo da questo lato dove scorre e lo portiamo verso l'interno del cappello. Questa asola adesso la dobbiamo fare diventare abbastanza larga per permetterci di farci passare dentro il cappello in questo modo. Tiriamo un po' il filo di lavorazione che tenderà a chiudere questa asola. Dobbiamo cercare di avvicinare il più possibile l'ultimo punto basso lavorato con il primo del giro. Allora, guardiamo qua dietro, questo lato ci permette di stringere un po', avvicinare un po', tiriamo il filo di lavorazione per stringere l'asola. In questo modo dobbiamo cercare di accostare il più possibile queste due asole. Prima di tirare definitivamente per fare il nodino, accertiamoci proprio che sono il più vicino possibile. Ecco, così. Tiriamo. In questo modo, ben bene. Ecco, vedete?
Le due asole si sono accostate, non si nota più lo scalino. Il lavoro non si disfa perché si è formato questo nodino. Adesso tagliamo questo filo blu perché non ci serve più, poi questo lo nasconderemo all'interno. Adesso dobbiamo iniziare la tesa con il colore verde. Da questo momento in poi il marcapunti non servirà più. Allora, dentro questa asola, che è l'ultima che abbiamo lavorato in questo giro, puntiamo l'uncinetto. Portiamo il filo verde fuori e facciamo quella che per me è una mezza maglia bassa. Dobbiamo fare un aumento e quindi lavoriamo sempre all'interno di questa asola una maglia bassa completa. Nel frattempo ci portiamo dappresso per inglobare la codina di inizio del filo di raffia verde. Quindi vedete, qui noi abbiamo mezza maglia alta e una maglia alta. Questa mezza verrà completata alla fine del giro con la chiusura invisibile. Quindi già qui è come se io avessi due maglie. Adesso dobbiamo lavorare 3 maglie basse. Una, due, e 3. Ancora un aumento. Una, e una, due. E 3 maglie basse singole. In questo giro distribuirò 20 aumenti. Come in tutti i giri dove sono previsti gli aumenti saranno sempre 20 e saranno sempre lavorati con la raffia verde. Allora qui c'è l'aumento, una, due, e 3. Questa sequenza di un aumento e 3 maglie basse singole andrà ripetuta per tutto il giro. Ci vediamo dall'altro lato per fare la chiusura invisibile. Ho terminato questo primo giro con aumenti. Dobbiamo fare la chiusura invisibile e quindi tagliamo il filo, sfiliamo l'uncinetto e con l'ago tirafettucce entriamo da dietro sotto la prima vera maglia bassa, portiamo il filo fuori e creiamo una finta asola per fare la chiusura invisibile e completare questo punto. Entriamo in mezzo alle due asole dell'ultima maglia appena lavorata, tiriamo un po' e abbiamo fatto la chiusura invisibile. È completato il primo mezzo punto. Come potete vedere non si nota il cambio colore, non si nota lo scalino. Ovviamente
la lavorazione a spirale, quando termina, in questo caso, in questo punto, ovviamente questa non si può nascondere perché il giro finisce qui, ma è un buon compromesso, diciamo sufficientemente accettabile. Sistemiamo un po' meglio. La raffia ha la particolarità che i punti non vengono mai tutti regolari, non sono omogenei. Adesso devo nascondere questa codina in mezzo, anzi sotto a queste maglie in verde. Dopo inizieremo una lavorazione a maglie alte incrociate con la raffia color panna. Con la raffia color panna dobbiamo iniziare il primo dei due giri che lavoreremo a maglie alte incrociate. Puntiamo l'uncinetto nella seconda maglia di questo primo aumento del giro lavorato con la raffia verde. Qui è dove abbiamo chiuso il lavoro. Agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, torniamo indietro e facciamo una maglia alta nella prima maglia del primo aumento. Così. Sistemiamo un po' i punti. Adesso dobbiamo saltare una maglia di base e in quella seguente lavorare una maglia alta. Tornando indietro facciamo una maglia alta nella maglia saltata. Questo è il secondo gruppetto. Ne facciamo ancora uno. Saltiamo la maglia di base che segue questa lavorazione, quindi questa, e in quella seguente facciamo la maglia alta in questo modo. Poi torniamo indietro incrociando e lavoriamo una maglia alta in questa maglia saltata. Anche questa è una lavorazione ripetitiva. Infatti io adesso continuo da sola nello stesso modo fino a completare tutto il giro. Ci vediamo da questo lato dove vi farò vedere come chiudere il giro e iniziarne uno nuovo. Ho completato questo primo giro lavorato a maglie alte incrociate. Dobbiamo chiuderlo per poi iniziarne un altro. Allora, manteniamo morbida questa asolina e poi dobbiamo fare 2 maglie bassissime, una nella terza delle 3 catenelle che hanno sostituito la prima maglia alta e l'altra sotto l'asola della maglia alta. A me non piace entrare in mezzo alla catenella, ma la voglio prendere piena e allora cerchiamo di
aiutarci per allargare il forellino con questo ago tirafettucce. Vedete? Se vi viene più comodo potete utilizzare un uncinetto più piccolo per questo primo punto. Perché il forellino è un po' stretto, ma io ci sono riuscita almeno. Ecco. E facciamo la maglia bassissima. Ne facciamo un'altra sotto l'asola, entrando sotto l'asola della maglia alta. Questa è la seconda maglia bassissima. Abbiamo chiuso questo giro. Dobbiamo iniziarne un altro, sempre facendo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Un attimo perché questa è venuta male. Cerchiamo di riparare questo danno, esatto, in questo modo. Ok, tutto in diretta. 1, 2 e 3. Torniamo indietro e facciamo una maglia alta entrando sotto l'asola della maglia bassissima. Per questo ho detto di lasciarla un po' morbida. E facciamo la maglia alta. Sistemiamoci sempre un po' queste 2 maglie di inizio giro. Adesso qui è più semplice, dobbiamo fare una maglia alta, saltiamo la prima maglia di base e nella seconda facciamo la maglia alta. Torniamo indietro e facciamo una maglia alta nella maglia alta saltata. Questo è il secondo gruppetto. Ne faccio ancora uno. Saltiamo la prima maglia alta e nella seconda lavoriamo una maglia alta. Facciamo una maglia alta nella maglia alta saltata. Questa lavorazione procede in questo modo per tutto il giro. Io continuo da sola, poi ci vediamo da quest'altro lato dove invece faremo la chiusura in maniera diversa perché dopo faremo un giro con la raffia verde e con gli aumenti. Ho terminato anche questo secondo giro lavorato a maglie alte incrociate. Lo dobbiamo chiudere. Io ho già allargato il buchino con la cotita fettucce perché voglio entrare e prendere insieme le asoline della catenella. Ecco, in questo modo facciamo una maglia bassissima. Adesso, siccome dobbiamo cambiare il filo di lavorazione, dobbiamo tagliare il filo, questo color panna,
sfiliamo l'uncinetto, prendiamo l'ago tirafettucce e chiudiamo in questo modo, guardate. Saltiamo la maglia alta accanto, entriamo dal dietro, dal retro, sotto l'asola di questa maglia alta, tiriamo un po' il filo e facciamo una finta asola che copre, vedete, l'asola della maglia alta sottostante, quindi un pochino così. C'è una buona messa a fuoco. Entriamo con l'ago tirafettucce al centro della maglia bassissima, in questo modo. Ho tagliato un po' corto, quindi è scappato. E abbiamo chiuso il lavoro. Adesso devo nascondere questa eccedenza di fili all'interno del cappello. Dopo inizieremo un giro con aumenti con la rafia verde. Adesso dobbiamo fare un giro con aumenti. Gli aumenti sono sempre 20, quello che cambia è il numero di maglie basse tra un aumento e l'altro. Se in questo primo giro con aumenti le maglie basse erano 3, vedete, questo è un aumento e questo è l'altro aumento e qui ci sono le 3 maglie basse, 1, 2, 3. In questo giro saranno 4. Puntiamo l'uncinetto sotto la maglia bassissima lavorata nella terza delle 3 catenelle, quindi qui. Prendiamo la rafia verde, la agganciamo all'uncinetto e la portiamo fuori. Facciamo quella che per me, ripeto sempre, è mezza maglia bassa, verrà completata alla fine del giro con la chiusura invisibile. Qui dobbiamo fare l'aumento e quindi dobbiamo lavorare la seconda maglia bassa, dando per scontato, scusate, mentre che ci siamo inglobiamo anche il filo di inizio di lavorazione. Quando lavoriamo le maglie basse lo possiamo fare. Quindi facciamo la maglia bassa. Abbiamo una maglia bassa e mezzo, ma comunque questo è l'aumento. La prima maglia bassa delle 4 sarà lavorata qui. Dobbiamo prendere insieme la finta asola e la vera asola. La finta asola con cui abbiamo chiuso questo giro e l'asola della maglia alta. Le prendiamo insieme. Questa è la prima maglia bassa, la seconda, la terza e la quarta. Adesso facciamo un aumento. Una e 2 nella stessa maglia di base.
Ancora 4 maglie basse, una, due, questa codina la possiamo anche lasciar perdere, 3 e 4. Un aumento e 4 maglie basse singole andranno ripetute per tutto il giro fino a quando dall'altro lato lo chiuderemo con la chiusura invisibile che completerà questa mezza maglia. Ci vediamo dall'altro lato. Ho terminato anche questo giro con aumenti con la raffia verde. Vi faccio vedere ancora una volta come chiudere il giro. Taglio il filo, sfilo l'uncinetto, con l'ago tirafettucce dobbiamo fare la chiusura invisibile e completare questo mezzo punto basso. Al solito entriamo da dietro, sotto lendo un po', ecco, in questo modo, sotto le asole di questo punto basso, tiro un po', nel frattempo ho completato questo punto, entro con l'uncinetto al centro dell'ultima maglia bassa lavorata, tiro un pochino, vedete, ho chiuso, ho completato il punto incompleto e ho chiuso con la chiusura invisibile. Poi vabbè, devo nascondere in mezzo ai punti questa eccedenza di filo. La lavorazione di questa tesa è composta da moduli formati da un giro a maglia bassa con aumenti in raffia verde e 2 giri a maglia bassa, scusate, a maglia alta incrociata senza aumenti in raffia color panna. Vi ho fatto vedere come iniziare e finire sia il giro con aumenti sia i 2 giri a maglie alte incrociate. Adesso io continuo da sola, vi ricordo solamente che nei giri a maglia bassa, cioè quelli verdi, le maglie singole tra un aumento e l'altro crescono di una unità ogni volta che ne lavoriamo uno nuovo. Io non so ancora quanti moduli farò. I moduli sono composti, ripeto, da un giro con la raffia verde a maglia bassa e 2 invece con la raffia color panna a maglia alta incrociate. Qui ne ho fatto già un altro, questo è il primo del secondo modulo. Ripeto, non so ancora quanti moduli farò, ve li farò vedere a tesa finita. Ho deciso di fare altri 2 moduli. Il primo ve l'ho fatto vedere, incluso il primo giro del secondo modulo, questo in verde lavorato con gli aumenti. Poi sono andata avanti da sola per completare il secondo modulo e lavorarne un altro. Infine ho fatto un ulteriore giro a maglie basse
con aumenti, con la raffia verde. La tesa è finita, devo solamente inglobare il filo di rigilene e lo farò probabilmente con la raffia blu per richiamare il colore della cloche. Io ho già inglobato in maniera provvisoria una delle anime che si trovano all'interno del rigilene. La ritengo più adatta quando si lavora con la raffia. Avevo detto durante le spiegazioni di questo video tutorial che avrei voluto fare una tesa a campana. Questo vuol dire che non ha un'ampiezza esagerata. È un gusto personale, per questo non tagliamo mai prima di inserirlo il filo di rigilene o il rigilene, perché non sappiamo se poi risulta troppo corta, quindi viene più arricciata, o la volevamo più larga e una volta che è tagliato questo pezzo poi non servirà più, non si potrà più usare. Quindi quando si inserisce, si ingloba il rigilene o il filo di rigilene, dobbiamo allentare i punti tirandoli un po' in maniera tale che il filo continui ad entrare, insomma essere inglobato a seconda di come vogliamo appunto l'effetto finale della tesa, più o meno ampia, più o meno ondulata. Io ho già trovato la misura giusta, quindi adesso cosa farò? Taglierò, questo è l'inizio dove io ho inglobato, no? Taglierò questo filo in maniera tale da avere un paio di centimetri in più tra l'inizio, diciamo, e la fine, perché poi questi lembi vanno sormontati e incollati per formare un cerchio. Nel momento in cui taglierò questo filo di rigilene, disfo questo lavoro. In questo caso io l'ho fatto con la raffia blu, chiudo a cerchio il rigilene e poi lo inglobo definitivamente. Fatta questa operazione, ci vediamo quando lo dovrò inglobare e vi faccio vedere come si fa. Questo è il cerchio di rigilene. Io ho tagliato e poi, vediamo se si vede bene così, incollato sormontando i due lembi per circa un paio di centimetri e ho usato una semplice colla universale. Ho aspettato un po', 10 minuti che facesse presa la colla e questo è il cerchio, vediamo se riesco a farvelo vedere, è bello grande, che ingloberemo alla tesa. Allora, momentaneamente lo togliamo perché dobbiamo prendere il cappello. Cerchiamo sempre il retro e con l'uncinetto iniziamo a inglobarlo, puntandolo in un punto a caso perché come vi ho fatto vedere per questi giri in verde, l'inizio e la chiusura del giro avviene poi con la chiusura invisibile e quindi un punto vale l'altro, ma facciamolo sempre sul dietro. Allora, prendiamo il filo di raffia blu e lo portiamo fuori in questo modo. È la stessa identica procedura, ripeto, di come abbiamo iniziato questi giri in verde, solo che qui non faremo aumenti. Prendiamo il cerchio di rigilene dal lato dove è stato, sono stati incollati i
due lembi, vedete qui. Vi faccio notare una cosa: se noi lo inglobiamo subito così, ci ritroveremo il filo all'interno del cerchio e poi avremo bisogno di far passare il gomitolo. Allora, per evitare questo, facciamo in questo modo. Un attimo, mi è scivolato l'uncinetto. Facciamo entrare il cappello dentro il cerchio. Vedete, l'ho entrato dentro il cerchio. Poi oltrepassiamo l'uncinetto e lo accostiamo al lavoro, così. Il filo si trova, vedete, al di fuori del cerchio. Non avremo problemi con il gomitolo. Facciamo quello che io chiamo sempre la mezza maglia bassa. E poi punto dopo punto, scusate, una cosa importante, l'avevo dimenticato. Nonostante io abbia deciso di fare una tesa che non si allarga troppo, è possibile che si intraveda lo stesso un po' di questo filo di rigilene. E allora ho deciso di fare in questo modo. Insieme al rigilene inglobo la raffia blu, quindi li prendo insieme, il filo di rigilene e la raffia blu. Quindi facciamo un punto basso, vedete qua al solito, questo è mezzo, lo completeremo alla fine del giro. In ognuno dei punti bassi sottostanti, quindi inglobiamo sia il filo di rigilene, vedete vado un po' lenta così, poi il filo è scuro, sia anche il filo, la raffia blu, insieme, le lavoriamo insieme. Servirà a coprire il filo di rigilene. Io adesso vi faccio vedere qualche punto, ma poi continuo da sola, se no impiegherei troppo tempo a inglobarlo tutto. Però mi fermerò un po' più avanti per farvi vedere che comunque i punti vanno sempre un po' allentati, perché la lavorazione a maglia bassa, lo sapete, sposta sempre tutto il lavoro a destra. Quindi bisogna comunque fare questa operazione. Ve la farò vedere. Io diciamo arrivo almeno alla metà, ma poi ci rivediamo. Ho inglobato il filo di rigilene un po' più della metà. Come potete vedere da questo lato non è accostato e questo può far pensare, non so se riuscite a vederlo, sì, così si vede, che lo abbiamo tagliato più lungo e invece no. Dobbiamo fare scivolare i punti allargandoli un po' con le mani, perché la lavorazione a punto basso tende sempre a spostarli verso destra. Quindi io già una prima volta l'ho fatto, quindi qui lo faccio in maniera molto leggera. Da qui in poi io lo vedo che è più riccio il lavoro, tiro un po' e se guardate, avete visto, si è già allineato. Il filo di rigilene praticamente si è accostato al lavoro. Io adesso farò
questo, diciamo, movimento almeno altre 2 volte, perché continuando a inglobarlo succederà sempre che si allontana. Perché? Perché i punti si spostano sempre verso destra. Allora io adesso vado avanti da sola fino a quando arriviamo fino a quando arrivo quasi alla chiusura del giro. Mi sono fermata ancora una volta e quindi prima degli ultimi punti per farvi notare come abbiamo ancora uno scostamento notevole. Quindi cosa devo fare? Al solito, tirare i punti, vedete? Si è allineato. Il filo di rigilene si è riallineato. Continuo, come vi avevo detto prima, fino agli ultimi 4-5 punti dalla fine. Sono arrivata quasi alla fine, mi mancano gli ultimi 4 punti. Vedete, ho lasciato un po' di gioco perché ora lavorando questi punti tendono sempre ad andare un po' indietro. Questi li facciamo insieme. Allora, 1, 2, 3, 4 e l'ultimo. Ora comunque io poi me li controllo per vedere se sono più o meno equidistanti, dove c'è da tornare un po' indietro, torno indietro, se devo andare ancora un po' avanti coi punti lo posso fare tranquillamente perché scivolano sul filo di rigilene. Adesso devo tagliare il filo per fare la chiusura. Questo è il filo che ho utilizzato insieme al rigilene. Adesso al solito, sempre nello stesso modo, prendiamo l'ago tirafettucce è blu e si vede male comunque. Entriamo dal retro sotto l'asola della primavera maglia bassa, accostiamo ancora un po' i punti, il primo e l'ultimo, e completiamo, vedete qui, completiamo il mezzo punto basso con la chiusura invisibile. Entriamo con l'uncinetto, scusate, con l'ago tirafettucce al centro della maglia bassa appena lavorata. Scusate, scappa sempre il filo. In questo modo, vedete? Non c'è, non si nota con questa chiusura invisibile l'inizio e la fine del giro. Qui devo stringere ancora un po' i punti perché sennò si vede l'inizio del rigilene, quindi tiro un po' meglio. Comunque tutti questi dettagli adesso per entrare, cioè per nascondere tutti questi fili li farò da sola. Ricontrollo se i punti sono tutti equidistanti. In ogni caso il cappello così adesso è terminato. Dopo ve lo farò vedere sul manichino.
chiedo scusa, ho dimenticato l'ultima cosa prima di mettere il cappello sul manichino. Dobbiamo andare sul dietro del lavoro, qui, dove abbiamo terminato di fare la lavorazione della fascia. Io ho tagliato un pezzo di raffia verde che misura circa 70 cm. Poi, eventualmente, se è troppo lunga, a tagliarla si fa sempre in tempo. Mi servirebbe il lago tirafettucce, ma non lo trovo in questo momento, e allora userò un uncinetto più piccolo. Dobbiamo fare un fiocchetto che copre un pochino la fine della lavorazione della fascia, in questo modo. Allora, sarebbe meglio con l'ago tirafettucce, ma in fondo è la stessa cosa. Entriamo e usciamo l'uncinetto. Agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Tiriamolo fino a quando abbiamo la stessa misura, vedete? L'inquadratura non è l'ideale per fare questo, comunque, perché il cappello ha già la tesa il rigilene, quindi non viene bene. Comunque, facciamo un semplice nodo e formiamo un fiocchetto semplicissimo. Il cappello di raffia ha già una lavorazione importante e quindi non occorre mettere applicazioni, diventa eccessivo secondo me. Poi la raffia non si presta per fare delle applicazioni particolari. I fiori in raffia vengono o proprio piccoli piccoli, oppure è meglio non farli perché sono esagerati. Quindi io adesso sistemo al meglio questo fiocchetto, taglio, cioè le codine non devono superare il cappello, quindi adesso io le taglio, questa e quest'altra. In questo modo abbiamo fatto un leggero abbellimento e mascherato un po' la parte dove finisce la lavorazione della fascia. Ecco il cappello finito, indossato dal mio manichino dalle sembianze umane. Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito fin qui e ricordo, per chi non lo ha ancora fatto, di iscriversi al mio canale, di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo tutorial e di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto. Un saluto e al prossimo video tutorial.